1 ottobre 1977. Milano. Tensione, scontri e incidenti gravi durante la manifestazione di protesta per l'assassinio di Walter Rossi, il giovane simpatizzante di Lotta Continua, ucciso ieri sera a Roma a colpi di pistola dai neofascisti. Gli episodi più gravi sono accaduti a Milano e Torino, incidenti sono segnalati anche a Roma. Cominciamo da Milano. Un giovane è stato ferito gravemente al capo con chiavi inglesi ed è stato ricoverato all'ospedale. Le fiamme hanno bloccato per diverso tempo la centralissima piazza Diaz, dove un gruppo staccatosi da uno dei cortei ha lanciato bottiglie Molotov. Fumo e fiamme hanno costretto i vigili urbani, i vigili del fuoco e la polizia a bloccare la zona. Un bar è stato completamente distrutto. Attimi di angoscia per due bambini affacciati ad una finestra sopra il locale. Sono stati salvati pochi secondi prima che le fiamme potessero raggiungerli. Roma, giornata di estrema tensione dopo l'assassinio del giovane Walter Rossi, che segna in maniera drammatica il ritorno di fiamma della violenza politica. Numerosi cortei di giovani hanno percorso le strade della città, dirette in Piazzale della Minerva, all'università. Si è così formato un corteo di circa 10.000 manifestanti che si è mosso attraverso via Ippocrate. In via Piave hanno iniziato un fitto lancio di bottiglie incendiarie contro la sezione dell'MSI. La polizia è allora intervenuta per disperdere i manifestanti con i lacrimogeni. La tensione ha raggiunto il culmine verso le 23, quando il corteo è giunto in prossimità della sezione dell'MSI, intorno alla quale la polizia faceva muro. Il corteo ha ondeggiato, si è frantumato in una serie di gruppi che cercavano di aggirare l'ostacolo per dare l'assalto alla sede missina. I dimostranti hanno divelto cartelloni pubblicitari e disselciato la strada, tempestando di pietre la polizia, che ha risposto con candelotti lacrimogeni. I dimostranti si sono accaniti contro un bar vicino, incendiandolo. Domenica 2 ottobre 1977. Roma. Una nuova giornata rovente senza un momento di tregua. A sera il polso della situazione è quello di una città stanca e sconvolta, colpita ancora dalla violenza. Le immagini richiamano quelle dell'inverno scorso e della scorsa primavera, anche se gli incidenti non hanno raggiunto i livelli di allora. Gli scontri, le bottiglie incendiarie, 3 sedi del movimento sociale bruciate, compresa quella di Via delle Medaglie d'Oro, da cui è partito venerdì sera il comando omicida che portava con sé il killer di Walter Rossi. Sono 6 minorenni, 2 donne e 7 giovani, in tutto 15 missini, arrestati dalla polizia davanti alla sezione dell'MSI di Viale delle Medaglie d'Oro, subito dopo l'uccisione di Walter Rossi. Sono tutti accusati di concorso in omicidio volontario, concorso in tentato omicidio, detenzione illegale di armi, adunata sediziosa. Il magistrato che conduce l'inchiesta li ha fatti sottoporre al guanto di paraffina per accertare se tra loro c'è anche l'uccisore del giovane di Lotta Continua. I risultati non sono ancora stati resi ufficiali, ma sembra impossibile che l'omicida, dopo aver sparato, sia rimasto nel gruppo. La sezione di Viale delle Medaglie d'Oro è stata sequestrata e sigillata. All'interno, la polizia ha trovato 2 giubbotti, del tipo che, secondo i testimoni, indossava il giovane che ha sparato a Walter Rossi. «6 ottobre 1978. Alessandro Alibrandi, di 18 anni, figlio del sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Antonio Alibrandi, noto attivista del Fronte della Gioventù, è stato arrestato ieri sera alle 20:30 per aver minacciato un agente con una pistola dopo una colluttazione. Il fatto è avvenuto in via Quirino Majorana, nel quartiere portuense. Il giovane, che era in compagnia di Alessandro Romeo, di 20 anni, era stato visto poco prima da una pattuglia aggirarsi con fare sospetto attorno ad una Vespa in sosta. Quando l'agente Mario Angelini si è avvicinato, l'Alibrandi ha estratto dalla tasca dei pantaloni una pistola che ha puntato contro il petto della guardia. Ne è nata una zuffa, nel corso della quale l'Angelini è riuscito a disarmare il giovane e a fermare successivamente il Romeo.
La pistola di cui era in possesso il giovane Alibrandi è una Smith & Wesson calibro 38 con 6 proiettili e aveva i numeri di matricola limati. I due giovani sono stati accompagnati al commissariato di San Paolo. È stato avvertito il sostituto procuratore di turno, che ha ordinato l'arresto di Alibrandi in flagranza di reato per porto abusivo di arma, minaccia a mano armata, resistenza aggravata e ricettazione. La polizia infatti ritiene che la Smith & Wesson, che ha il numero di matricola limato, provenga da un furto. Quando l'Alibrandi ha puntato l'arma contro le guardie, la pistola era carica. Il figlio del magistrato romano è un ex studente di un liceo di Monteverde e ha sempre militato nel Fronte della Gioventù, l'organizzazione giovanile dell'MSI, e più volte è stato denunciato per aver partecipato ad azioni squadriste insieme ad alcuni noti neofascisti molto attivi nella zona di Monteverde. Il giudice Alibrandi, padre del giovane arrestato, è il magistrato che si occupa dell'inchiesta sullo scandalo ANAS e più volte è stato al centro di clamorosi episodi di contestazione e di polemiche campagne di stampa per alcuni atteggiamenti assunti in procedimenti giudiziari. 7 ottobre 78. I funzionari della Digos chiederanno alla Procura della Repubblica di fare sottoporre ad una perizia balistica la rivoltella Smith & Wesson calibro 38 che l'altra sera Alessandro Alibrandi, il figlio di un giudice romano, ha puntato contro una guardia in via Quirino Majorana, nei pressi di Ponte Bianco. La polizia chiederà anche che i periti cerchino di ricostruire il numero di matricola dell'arma che era stato cancellato come si usa nella malavita. Questi accertamenti hanno il fine di stabilire se la rivoltella sia stata usata in atti criminosi. Con una rivoltella calibro 38 fu ucciso il 30 settembre dello scorso anno, in via della Balduina, il giovane antifascista Walter Rossi. Alibrandi sarà giudicato per direttissima, così come impone la legge sulle armi. Ieri sera il giovane è stato interrogato dal sostituto procuratore della Repubblica, Carlo Santoloci, alla presenza dei difensori. Alibrandi ha sostenuto di aver trovato la pistola 2 giorni prima, tentando in questo modo di far cadere il reato di ricettazione. Ha inoltre escluso di aver minacciato gli agenti di pubblica sicurezza. Ha detto infatti di aver tentato di disfarsi dell'arma gettandola in un tombino, un gesto che però non gli sarebbe riuscito, sia perché ha un braccio ingessato, sia perché le guardie gli sarebbero saltate addosso immobilizzandolo. Il giovane missino ha anche negato di aver tenuto in tasca una piantina che secondo l'accusa gli sarebbe dovuta servire per compiere un attentato. Alibrandi è stato più volte denunciato per azioni squadristiche. Nella primavera del 77 fu arrestato, in seguito fu scarcerato e prosciolto per una sparatoria, un vero e proprio raid compiuto da estremisti di destra fra Borgo Pio e Via della Conciliazione. Qualche mese dopo il raid, l'Alibrandi, che attualmente studia in un istituto privato, è stato eletto rappresentante degli studenti di destra nel 9° distretto scolastico. Il legame con le punte più accese dell'estremismo di destra romano è un dato costante nella biografia del giovane missino. Alessandro Alibrandi era un assiduo frequentatore del gruppo di neofascisti che da circa 2 anni si ritrovano in un bar di Via dei Colli Portuensi. Alessandro Romeo, il giovane arrestato insieme alla Alibrandi e poi rilasciato, è anche lui un simpatizzante dell'estrema destra. La polizia lo ha sorpreso a scrivere sulla facciata di un edificio di Monteverde la frase "Onore al camerata Franco Anselmi". Si tratta di un neofascista che fu ucciso lo scorso inverno nel corso di un assalto all'armeria. Centofanti, in via Ramazzini, poco distante da via dei Colli Portuensi. Dopo la morte del giovane si è costituito un gruppo clandestino Franco Anselmi che secondo la polizia potrebbe avere stretti legami con i NAR, l'organizzazione neofascista che ha rivendicato numerosi crimini, tra i quali l'uccisione avvenuta il 28 ottobre di Ivo Zini davanti alla sezione del PC dell'Alberone. 4 novembre 1978. I motivi che hanno determinato la condanna a 5 mesi, ritenuta da più parti mite, per detenzione di arma e l'assoluzione dall'accusa di resistenza di Alessandro Alibrandi, figlio di un magistrato romano, sono stati illustrati in una sentenza depositata in cancelleria
dai giudici dell'8ª sezione penale. Nel motivare la loro decisione, i giudici del tribunale ricordano che l'agente Angelino in dibattimento ha fatto alcune precisazioni che ridimensionano la gravità dei fatti riportati nel rapporto di polizia. La guardia ha precisato: mentre il mio collega diceva ai giovani di alzare le mani per controllare che cosa avessero in tasca, Alibrandi con uno scatto cercò di allontanarsi, fece 6 o 7 metri e mentre correva ficcò la mano nella tasca sinistra del giubbotto ed estrasse qualcosa che lì per lì non fu in grado di identificare. Però, per precauzione, gli saltai addosso e l'oggetto che il giovane aveva in mano cadde in terra. Si trattava di una pistola. In realtà, devo dire, non mi ha proprio puntato la pistola, perché non gliene diedi il tempo. Nella sentenza si riporta un altro passo della relazione dell'agente Angelino, quando riferì che l'Alibrandi gli aveva puntato un'arma in viso ed aggiunse: mediante la mia forza d'animo e per evitare che egli potesse colpirmi con il gesso che aveva al braccio sinistro, riuscì nell'intento di disarmarlo. Secondo il tribunale è illogico che la guardia si preoccupasse del braccio ingessato mentre aveva una pistola puntata al viso. È verosimile ritenere, argomentano i giudici, che Alibrandi avesse intenzione di gettare l'arma per non esserne trovato in possesso, data la volontà di perquisirlo, già esternata dalla guardia. Per quanto riguarda la detenzione di arma, i giudici sono convinti che la versione del ritrovamento offerta dall'imputato è frutto di fantasia. I giudici, infine, considerano la lieve entità del fatto, la giovane età dell'imputato, la mancanza di precedenti penali e sottolineano che il ragazzo ha già sofferto alcuni giorni di carcerazione preventiva. 10 febbraio 1979. Alessandro Alibrandi, di 19 anni, figlio del giudice del Tribunale di Roma, è stato arrestato, insieme con altri 3 amici, tra cui un ricercato, dai carabinieri di Formello, una località ad una ventina di chilometri da Roma. Alessandro Alibrandi è stato accusato per il momento di furto di un'autovettura. Le stesse accuse sono state mosse ai suoi amici Franco Giomo, Cristiano Fioravanti e Paolo Lucci. 11 febbraio 1979. Questa volta non sembra destinata a suscitare polemiche nella sostanza, quanto nella forma, la nuova disavventura giudiziaria di Alessandro Alibrandi, l'estremista di destra, figlio di un giudice del tribunale. Dopo l'arresto avvenuto venerdì, dopo che il giovane era stato sorpreso dai carabinieri a bordo di un'auto rubata, Alessandro Alibrandi è tornato ieri pomeriggio in libertà, a conclusione dell'interrogatorio a cui è stato sottoposto a Regina Coeli. Il magistrato ha potuto stabilire che sia Alibrandi sia Paolo Lucci, che era con lui, erano completamente estranei al furto dell'autovettura sulla quale viaggiavano, reato che è stato invece contestato con ordine di cattura agli altri 2 ragazzi, Cristiano Fioravanti e Franco Giomo. Qualcuno faceva ieri osservare che forse, trattandosi del figlio di Alibrandi, si è seguita una procedura un po' più rapida rispetto alle centinaia di casi analoghi che si verificano ogni giorno. Secondo altri invece ciò non è vero e parlare di favoritismo in un episodio del genere è inopportuno. In ogni caso il tono delle polemiche è ben al di sotto di quello registrato in una precedente disavventura di Alibrandi, quando il tribunale, dimezzando le richieste del PM, condannò il giovane a 5 mesi. 14 marzo 1979. 3 giovani romani, simpatizzanti di destra, sono indiziati del furto di 2 cassette di bombe a mano, una delle quali ritrovata in seguito, sparite durante un'esercitazione sul greto del fiume Colvera, a Basaldella di Vivaro, nel maggio scorso. Tra loro vi è anche Alessandro Alibrandi, 18 anni, figlio di un alto magistrato romano, più volte alla ribalta della cronaca giudiziaria, ma con sentenze finora a lui favorevoli, che avrebbe commesso il furto in concorso con Stefano Tiraboschi e Giuseppe Valerio Fioravanti, di 20 anni, all'epoca dei fatti sottotenente di completamento in servizio alla brigata Mameli, di stanza a Tauriano di Spilimbergo. Durante le esercitazioni era responsabile del magazzino delle munizioni. Alcuni giorni dopo il furto ed il ritrovamento di una delle 2 cassette interrate nel greto del fiume, il Fioravanti scomparve. Fu accusato di diserzione, ricercato e alcune settimane dopo venne arrestato e rinchiuso in un carcere militare. I 2 diciottenni, non ancora di leva, si sarebbero incontrati a Pordenone con l'ufficiale, prima e dopo il furto.
15 maggio 1979. Si è concluso con una generale assoluzione il processo contro un gruppo di giovani di destra, tra i quali Alessandro Alibrandi, figlio del giudice istruttore Antonio, accusati di aver preso parte ad incidenti accaduti nel marzo del 77 a Borgo Pio, a Roma. Il pretore della sesta sezione penale, dottor Cristofari, a conclusione del dibattito, ha accolto la tesi del difensore degli imputati ed ha assolto tutti gli imputati, tra i quali Alessandro Alibrandi, Cristiano Fioravanti e Riccardo Bragaglia, dall'accusa di detenzione di arma impropria. Per un secondo reato, quello di minacce, il pretore ha applicato l'amnistia. 22 febbraio 1980. Alessandro Alibrandi, il giovane estremista di destra, figlio del giudice istruttore romano Antonio Alibrandi, è stato arrestato nella notte con l'accusa di essere coinvolto nell'assassinio dell'agente di pubblica sicurezza Maurizio Arnesano. Il poliziotto, non ancora ventunenne, falciato dai terroristi mentre era di guardia davanti all'ambasciata del Libano. L'arresto del neofascista, personaggio già noto per i trascorsi di violenza, rappresenta un colpo di scena. L'ipotesi iniziale era infatti che Maurizio Arnesano fosse stato ucciso da Prima Linea. Alessandro Alibrandi è stato arrestato nella sua abitazione, nel quartiere gianicolense. Nel provvedimento, che ne ordina la cattura, gli vengono rivolte le accuse di omicidio volontario premeditato, porto abusivo e detenzione di armi da guerra, rapina di mitra R12, di una pistola calibro 9, di 2 caricatori, con l'aggravante di aver commesso i delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. Detenzione di armi, minaccia a mano armata, violenza, furto d'auto sono stati i reati di cui è stato via via accusato. Ogni volta era però riuscito ad uscirne indenne. Ora le accuse sono di ben altra gravità. La magistratura ha ordinato l'arresto del giovane, a quanto pare soprattutto sulla base di testimonianze e riconoscimenti che si ritengono inoppugnabili. Maurizio Arnesano venne assassinato a mezzogiorno del 6 febbraio. Alcuni giovani lo aggredirono davanti all'ambasciata del Libano, dove era di guardia. Il poliziotto fu subito colpito dalle rivoltellate. Tentò di fuggire all'interno dell'edificio, ma fu raggiunto e finito. Prima di scappare, gli uccisori gli rubarono le armi. Poco dopo, una telefonata attribuiva il delitto a Prima Linea, ma subito erano affiorati molti dubbi. 23 febbraio 1979. Il passato è burrascoso, un'incredibile sequenza di denunce, ma questa volta con l'accusa più pesante che gli sia mai stata contestata. Nella sua breve carriera di estremista, pare proprio che Alessandro Alibrandi non abbia nulla a che fare. È in carcere dall'alba di ieri, dopo l'irruzione in casa degli agenti della Digos. Accusato di aver giustiziato, la mattina di mercoledì 6 febbraio, l'agente DPS Maurizio Arnesano, 19 anni. Ma per quella mattina, per quell'assassinio, rivendicato e poi smentito da Prima Linea, ed infine rivendicato attendibilmente dai NAR, formazione di estrema destra molto attiva nel Lazio, Alibrandi e il suo avvocato difensore hanno proposto un alibi che almeno nell'apparenza è di ferro. Ovvero, mentre Maurizio Arnesano era colpito dai proiettili dei terroristi e cadeva nell'androne dell'ambasciata, Alessandro Alibrandi era a Palazzo di Giustizia, sotto processo per una di quelle tante denunce che accompagnano i suoi 20 anni. Insomma, diciamolo pure, un alibi inattaccabile. Di fronte a questo alibi, già confermato da 3 testimoni di indubbia fede e verificabile definitivamente dalla lettura dei verbali del processo che vede Alibrandi imputato, c'è solo il riconoscimento fatto sulle foto segnaletiche di un uomo che il mattino del 6 febbraio ha visto in faccia gli assassini della gente. Lo stesso teste, poi, messo a confronto con Alessandro Alibrandi, è apparso incerto. Un altro, invece, ha escluso che il giovane sia lo stesso che vide sparare in via Settembrini. Un abbaglio della giustizia, dunque. Attendiamo prima di dare una risposta definitiva. Ma le reazioni dopo l'arresto del giovane estremista di destra sembrano poco lusinghiere per chi ha condotto l'inchiesta. Tanto poco lusinghiere che corre l'obbligo di riferire le voci che ieri sono rimbalzate a Palazzo di Giustizia. E se con l'arresto del giovane si fosse voluto colpire il padre, giudice in tanti processi delicati e di chiara fede di destra?
Antonio Librandi, il padre di Alessandro, è il giudice che a suo tempo fece arrestare, nell'inchiesta sulla SIR, il direttore generale della Banca d'Italia, Sarcinelli. Attualmente ha tra le mani l'esplosivo dossier dell'affaire Caltagirone. Che l'arresto del figlio, spesso coinvolto in risse e in episodi di violenza politica e puntualmente graziato, rientri in questa faida che si è scatenata a Palazzo di Giustizia per il crack Caltagirone? È un'ipotesi malinconica, ma qualcuno ci crede. 24 febbraio 1980. Alessandro Librandi, il giovane estremista di destra, figlio di un magistrato, è stato scarcerato ieri sera dopo un nuovo interrogatorio, cui l'ha sottoposto nel carcere di Regina Coeli il sostituto procuratore generale Domenico Sica. La scarcerazione è stata decisa per mancanza di indizi. Il giovane Librandi esce così scagionato dalla vicenda dell'assassinio dell'agente Maurizio Arnesano, ucciso il 6 febbraio. Nel pomeriggio Sica aveva nuovamente sentito tutti i testimoni della vicenda, l'accusatore che avrebbe riconosciuto Alessandro Librandi, i testi a discarico che sostengono di aver visto il giovane al Tribunale dei minori la mattina. Il riconoscimento fotografico del super testimone d'accusa è di mercoledì mattina in questura. La Digos fa subito i primi accertamenti, ma Alessandro Librandi è in quel momento a Courmayeur a sciare. Librandi rientra a Roma il giorno successivo, nel primo pomeriggio. Poco dopo la Digos trasmette il rapporto alla Procura della Repubblica. Il capo dell'ufficio si consulta prima con il procuratore generale Pietro Pascalino, poi con il sostituto procuratore Mario Amato, titolare dell'inchiesta sui nuclei armati rivoluzionari. Amato ha qualche perplessità. Il questore sollecita l'intervento della magistratura. A quel punto tocca al pubblico ministero di turno, Pietro Catalani, firmare l'ordine di cattura. Alessandro Librandi viene arrestato alle 3 del mattino di venerdì, 31 ottobre 1980. Ancora sospetti inquietanti su Alessandro Librandi, figlio di un giudice e ripetutamente coinvolto in indagini sulla violenza di marca fascista. Secondo indiscrezioni che non trovano per ora conferme ufficiali, nei confronti di Alessandro Librandi sarebbe stato emesso un mandato di cattura del giudice istruttore che indaga sulla strage della stazione di Bologna. Dal 21 settembre, da quando cioè l'indagine è stata formalizzata, i giudici avrebbero firmato una decina di ordini di cattura. Uno riguarderebbe il figlio del magistrato. Secondo le stesse indiscrezioni, il giovane si sarebbe rifugiato a Beirut, una delle città che tradizionalmente viene scelta come asilo da chi ha conti da regolare con la giustizia italiana. 10 novembre 1980. Il Ministero di Grazia e Giustizia ha autorizzato la sezione italiana dell'Interpol a chiedere all'estero l'arresto, allo scopo di ottenerne l'estradizione, di Alessandro Librandi, il giovane neofascista incriminato per partecipazione a banda armata dai giudici di Bologna, che indagano sull'omicidio del giudice Mario Amato. Alle ambasciate italiane e ai paesi aderenti all'Interpol è stato segnalato che Librandi è espatriato con un regolare passaporto che scadrà il 31 dicembre. L'espatrio avvenne secondo la polizia prima che fosse emesso l'ordine di cattura, 19 settembre. Dalle indagini della Digos sarebbe risultato che il giovane girava nella metà di settembre fra il Libano e altri paesi del Medio Oriente. Il passaporto gli era stato rilasciato lo scorso 13 giugno perché aveva ottenuto il nulla osta militare e le autorizzazioni di tutti i giudici davanti ai quali pendevano i procedimenti che lo riguardavano. 24 aprile 1981. 1,5 quintali di esplosivo, fucili a canne mozze, pistole di vario calibro, una mitragliatrice a 3 piedi, bombe a mano, mine antiuomo, 5.000 proiettili. Era tutto nascosto in un nuovo deposito dei NAR, scoperto dagli uomini della Digos romana, che stanno indagando sul terrorismo nero. L'arsenale è stato trovato nei giorni scorsi nelle campagne a sud della capitale. Partiti alla scoperta dei colpevoli di alcune rapine, i magistrati hanno via via potuto approfondire l'inchiesta allargandola ad altre decine e decine di attentati, omicidi, colpi in banche e uffici postali. Tutti o quasi gli imputati sono stati rinchiusi in carcere perché accusati non solo di reati associativi, ma soprattutto di reati specifici. Sembra essere ormai confermato inoltre che molti degli arrestati hanno deciso di pentirsi e di collaborare con i magistrati, raccontando tutto quello che sapevano.
In questa indagine i testimoni sono come le ciliegie, spiegano in questura, uno tira l'altro. E così saltano fuori un sacco di storie vecchie che temevamo ormai di dover archiviare. Da una di queste rivelazioni sarebbe partita una nuova imputazione contro Alessandro Alibrandi e Giusva Fioravanti. I due infatti sono stati accusati nei giorni scorsi di aver partecipato ai disordini durante i quali il 30 settembre 77 in via delle Medaglie d'Oro venne ucciso da un gruppo di picchiatori neri Walter Rossi. La sera stessa dell'omicidio la polizia arrestò 15 missini, accusando alcuni di concorso in omicidio volontario. Tra questi, Alibrandi e Fioravanti non c'erano. Ed è quasi certo che ad averli tirati in ballo, coinvolgendoli direttamente nei disordini, siano stati nuovi indizi raccolti nelle ultime settimane. Alibrandi, secondo quanto si è sempre saputo, fuggito dall'Italia avrebbe trovato rifugio in Libano, in campi di addestramento cristiano-maroniti. Due agenti feriti ed un terrorista ucciso in un tragico conflitto a fuoco avvenuto ieri mattina alle porte di Roma, al 12° chilometro della Flaminia. Il morto è il neofascista Alessandro Alibrandi, 21 anni, ricercato anche per la strage di Bologna, figlio di un magistrato romano simpatizzante di destra. Il giovane estremista è stato colpito alle 12:30 durante la sparatoria, nella quale, spalleggiato da 3 complici, aveva ferito l'agente di una volante in sosta. Stavamo preparando una rapina, avrebbe confessato pochi minuti prima di morire sull'ambulanza. Alessandro Alibrandi era fermo sul ciglio della strada, stava sbucciando un mandarino. Davanti al giovane estremista di destra si è fermata una volante. Ha creduto di essere stato riconosciuto, si è sentito in trappola, la sua mano è corsa alla pistola. Uno sparo e il parabrezza è andato in frantumi. Il capo pattuglia, Siro Capobianco, si è accasciato, ferito sul sedile. Mentre i 2 colleghi dell'agente si gettavano fuori dalla macchina, rispondendo al fuoco, altri terroristi, 3 in tutto, hanno esploso da un'auto colpi in continuazione. Alessandro Alibrandi, colpito alla testa dagli agenti, è crollato a terra sanguinante. I 2 agenti, uno dei quali ferito, si sono rifugiati nel cortiletto di un ristorante vicino. I terroristi, trovatisi sotto il fuoco della polizia, sono fuggiti a tutta velocità con l'auto della volante, rimasta incustodita, prendendo come ostaggio il capo pattuglia ferito. Vede, è lui. Antonio Alibrandi guarda la carta d'identità trovata addosso al figlio. Il magistrato si stringe nelle spalle, cerca di dominare la tensione, non vuole mostrarsi angosciato e si aggrappa disperatamente ai dettagli. Mi mostri ancora quella foto. Si gira e se ne va. Sono le 4:30 del pomeriggio. Un'ora dopo Alessandro Alibrandi morirà. A che ora è arrivato? 2:45 circa. Dove era stato colpito? Era stato ferito al cranio e aveva 2 fori, uno alla fronte e uno alla nuca. Un solo proiettile? Presumibilmente sì. Antonio Alibrandi lascia il San Filippo Nero e la fotografia che gli scattano, lui, solo, la cravatta un po' storta, le spalle curve, la testa bassa e l'immagine di un uomo vinto, tutto diverso da quello ritratto una mattina d'inverno di 2 anni fa. Aveva lo stesso cappotto, ma sorrideva, guardando suo figlio Alessandro che gli camminava al fianco. Il ragazzo aveva la barba un po' lunga, una smorfia sprezzante, gli occhi piccoli e beffardi. Uscivano dal palazzo di giustizia e ancora una volta Alessandro Alibrandi era riuscito a liberarsi di un grattacapo giudiziario.